La testa che esplode perché vengo da un tour de force di 4 partite, ci siamo messi da 12:30 davanti alla TV e ci siamo goduti la domenica che non è ancora finita, lo sapete benissimo. Ma prima di pensare alla lotta scudetto è sicuramente avvincente la lotta Champions. Cioè, io in questa corsa mi sto divertendo un mondo. Mi sto divertendo un mondo perché a giro vi dicevo, la Roma è avanti a tutti. Però vediamo, la Juventus in salita incredibile, poi qualche no. Lo scorso mese, i recenti risultati. Adesso è il Como nettamente avanti e vince con una facilità estrema le partite, ragazzi. Io ho visto adesso stasera la Roma e oggi a mezzogiorno e mezzo il Como. Cioè, ma loro una volta che sbloccano la partita, via, è andata alla grande. La Roma non soffrire perché poi alla fine una doppia occasione il Lecce ha avuto in tutta la partita, però ripeto, le partite si trascinano. C'è anche da dire che la Roma aveva assolutamente bisogno di ripartire perché adesso no, stava entrando anche in un loop negativo senza ombra di dubbio e questa è una vittoria che comunque rimette la squadra al pari della Juventus. Comunque sono 3 punti dal Como. È veramente tutto molto bello e in questo circuito, no, dove appunto ancora consideriamo il campionato aperto, sì, assolutamente. Allora, secondo me è aperta anche la corsa Champions per l'Atalanta, che è vero, c'è distanza, assolutamente sì, sono 7 i punti che la separano dal Como, ma finché c'è la matematica. mm? E allora dobbiamo parlare di tutte queste squadre, di quello che abbiamo visto oggi e poi, perché no, ho visto anche ovviamente Bologna-Lazio che ci ha regalato una doppietta di Taylor, ma non solo. Io vorrò parlare molto del portiere perché come al solito se c'è una cosa che non manca in Italia manca il numero 10, mancano i fenomeni, ma dove sono finiti i difensori di una... I portieri italiani se sempre... Oh, ma è italiano Motta, sì, penso di sì. Oh, devi stare attento. Ne parliamo e come se lo facciamo prima come al solito però vi invito a spolliciare se volete sempre questi contenuti anche un po' inglobati dove racchiudiamo per esempio adesso 4 partite e quindi fatelo, sostenetemi con un like, se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti e ne abbiamo un altro importante questa sera, quindi vi aspetto sempre verso le 23. In descrizione trovate tutti i profili social. Ad ogni modo, grazie veramente per il supporto, per il sostegno, anche un semplice commento, tanti apprezzamenti da parte mia. Grazie. Allora, vado alla partita della Roma e poi andiamo a ritroso proprio, no, partendo da mezzogiorno e mezzo. O dovrei partire da mezzogiorno e mezzo? Non lo so. Vabbè, c'ho in testa adesso la partita della Roma e vado un po' con quella. Si sono fatti sentire anche i tifosi della Roma che appunto pretendevano una risposta sul campo. Ed è arrivata grazie secondo me a uno dei giocatori che comunque con Gasperini è migliorato tantissimo, no? Penso a Hermoso, per me c'è tanto di Hermoso in questa vittoria per come si propone sul gol del vantaggio. Quella roba là la fanno i giocatori di Gasperini con quel timing lì, quel fatto che i braccetti si buttano dentro è opera del Gasp. E poi bravissimo anche nel salvare sulla linea su, non mi ricordo, Banda, se non sbaglio. E quindi la vittoria di oggi è un po' il manifesto della crescita di Hermoso, ma io lo dicevo anche l'altro giorno, quando già sento critiche. Ragazzi, c'è gente che deve crescere e ci vuole tempo per crescere. Io penso oggi anche come si è inserito Robinho Vas. Questo è stato un investimento per il futuro, eppure già inizia a dare qualche piccolo frutto. No? Abbiamo visto almeno dal punto di vista fisico lo strapotere che ha, e il gol è comunque importante, è decisivo, vale 3 punti.
va a duello, poi è grezzo tecnicamente, ma ha l'età dalla sua, lui sì, non è un 23enne, quando ancora li consideriamo giovani, lui è giovane, così come lo è Arena, vedi, e li butta dentro, perché per forza di cose non è che può giocare tutti i 95 minuti ogni partita Malen, che comunque è sempre propositivo, si muove, no? Anche lui magari sta perdendo un po' di smalto, perché magari è anche un po' a corto, no, di energie, perché le sta giocando praticamente tutte. Però ribadisco, ci vuole tempo. La Roma oggi non ha lì davanti tante soluzioni per far sì che poi, come dicevo prima, no, il Como la sblocca con facilità. La Roma deve sudarsela. Non mi è piaciuto soltanto nel momento in cui ti porti avanti e quindi sei riuscito a sbloccare la partita. Lì mi aspetto che quantomeno gestisca meglio. Invece lì ha rischiato un paio di volte, ripeto, il Lecce alla fine ha avuto una chance, una doppia chance, ripeto ancora una volta. Prima Andrì, bravo a sfilare, poi ancora una volta ripetiamo, i portieri forti sono quelli che arriva uno, due tiri e te la prendono. Quelli sono i portieri bravi, senza se e senza ma. Quindi, come dicevo, una buona, comunque una buona risposta della Roma, perché non è facile contro il Lecce, contro queste squadre che comunque si difendono bene. Vedevo pure oggi, pure stasera, ripeto, il primo tempo, finché non la sblocchi, sono faticose, sono faticose queste squadre. È proprio per questo che calcio gioca sembra quasi che calcio gioca il Como, ma che calcio gioca, perché qualcuno dirà ma il Pisa, ma tutte le squadre, ragazzi, specialmente più su piccole e più si dice della mia parte su catenose, su difficili da affrontare e soprattutto da sbloccare. Invece no, il Como in un modo o nell'altro ci riesce. Anche il Como nei primi 5-10 minuti ha perso due palle in costruzione, non è che abbia subito chissà quali pericoli, però no, si era un po', ripeto, la devi prendere in mano, qualsiasi partita non va presa sotto gamba. Una volta che poi la sblocca Diao, e ripeto, a questa squadra mancava anche Diao, adesso hanno aggiunto un'altra pedina incredibile. Ricordiamo l'impatto che ha avuto nella scorsa stagione, quando è arrivato a gennaio. E anche oggi, no? Recuperano quella palla e poi Diao ti punta, ti sale. E io dico sempre che c'è bisogno di questa gente che ti salta l'avversario con facilità, anche sul secondo gol. Comunque rientra, è vero che era un tiro, però è sempre incisivo. E questa squadra può contare su di lui, può contare su un Dovicas che è un attaccante che comunque che segna anche lui, può contare su un Nico Pass. Quello che mi ha sorpreso di Nico Pass è che magari lo vediamo meno coinvolto, e oggi tra l'altro trova anche il gol, però meno centrale nella manovra, perché prima tutto passava dai piedi di Nico Pass. Oggi lo vediamo anche soprattutto in fase di disimpegno, cioè a recuperare palloni. Il telecronista l'ha chiamato più volte Gattuso, no? Ha evocato Gattuso proprio per la forza, no? E quindi è sinonimo anche di carattere, del voler comunque incidere, di saper che tutti hanno un compito importante. Il Como è la squadra favorita per me in questo momento. A giro l'ho detto di tutte, quindi è quasi una sciagura, non lo voglio assolutamente per nessuno, però in questo momento mi sembra la favorita, ripeto, perché giocano il miglior calcio tra Juve, Roma e Como. Quella che gioca il miglior calcio è il Como, senza ombra di dubbio, e parlo anche degli equilibri tattici, non solo della proposta offensiva, dell'equilibrio della fase difensiva. Tra l'altro non mi ricordo se è la miglior difesa. Aspettate, perché mi pare secondo miglior attacco, Como secondo miglior attacco esattamente, ed è la miglior difesa. Cioè sono numeri clamorosi. Sono numeri clamorosi. In questo momento, ribadisco, per me è la favorita. Potrebbe fermarla soltanto un po' di inesperienza, però allo stesso tempo io dico proprio l'inesperienza magari può essere anche un punto di forza, perché non sono di certo obbligati ad andare in Champions in questa stagione, quindi sentire meno la pressione. Vedremo. Fatto sta che sono la squadra più bella. Sono la squadra più bella, lo dico senza nessun dubbio. La facilità di calcio che hanno, è incredibile. Baturina, potremmo citarli tutti, nessuno escluso.
E adesso andiamo a Atalanta-Verona. Atalanta-Verona, voglio partire dall'omaggio che è stato riservato giustamente a De Ron, che diventa il giocatore con più presenze nella storia dell'Atalanta, 436, davanti a tutti, bellissimo il pasillo d'onore nel finale, lui visibilmente emozionato come giusto che sia, giocatore che è l'immagine della Dea, è la storia della Dea, bassi e soprattutto adesso tanti, ma tantissimi alti di questa squadra qua, che ripeto, per me, perché ancora io comunque la butto, non che la butto dentro alla corsa Champions, però può provarci per il semplice fatto che hanno una squadra forte. Io l'ho sempre sostenuto, l'Atalanta è una squadra forte, penso anche oggi nel primo tempo anche l'Atalanta, no, ha facilità, no? L'occasione di Ederson, fa un miracolo clamoroso Akpa Pro, se non sbaglio, come si chiama? Sì, lui, non voglio dire cavolate, vedendo 4 partite poi ti dimentichi, no? Ma il primo è il colpo di testa di Kristovic, è una squadra che pure ha facilità nel creare occasioni. È anche vero che poi anche l'Atalanta, poi forse per le energie buttate in Champions, alcune volte si un po' distacca, e però anche l'Atalanta ha un grandissimo portiere, penso a Carnesecchi su Bowie là, che non so neanche se l'abbia deviato meno, ma proprio perché comunque deve reagire in un nanosecondo, clamoroso, così come clamorosa era stata anche l'occasione di Orban. L'Atalanta ha questi periodi un po' di down nella partita rispetto ai passati anni, un po' più eccessivi, mi permetto di dire. Infatti ha pure rumoreggiato un po' il pubblico, non so se per scaricare un po' l'avversario o per rimproverare la sua squadra, questo non l'ho capito in realtà, chiedo, chiedo venia. E poi voglio sottolineare anche il gol partita, tra l'altro di Zappacosta, che ecco, tra i tanti giocatori che abbiamo menzionato, ma doveva portare quella, Zappacosta sicuramente è uno di quelli che la nazionale, per quello che sta facendo, se parliamo di meriti sportivi, l'avrebbe meritata. Poi se gioca a palestra io sarò contentissimo, perché anche lui sta facendo un'annata clamorosa, però di certo Zappacosta per me doveva starci nel gruppo di Gattuso, in quel gruppo doveva starci per meriti sportivi. Poi non bisogna assolutamente polemizzare, perché ribadisco, per me dei fenomeni a casa non ne sono rimasti, però se parliamo di meriti sportivi, Zappacosta era uno di quelli che doveva starci, perché comunque è uno di quelli che macina, segna, è sempre propositivo, conosce bene le due fasi, ha esperienza, per cui ho sentito addirittura di andare a rispolverare Verratti, ruolo diverso, però ripeto, se parliamo di meriti sportivi, per me Zappacosta li aveva, e come. E per concludere, Bologna-Lazio, non mi sono fatto mancare neanche questa sfida, dove sappiamo benissimo che in questo momento la priorità di entrambe le squadre magari è altro, perché il Bologna penserà da qui a fine stagione unicamente all'Europa League, sperando di fare l'exploit con l'Aston Villa. La Lazio, secondo me, l'obiettivo è quello della Coppa Italia, ovviamente, e quindi il campionato, non dico che lo snobbino, anzi la Lazio paradossalmente più l'avversario è di medio-alto livello e più magari ha motivazioni per non sfigurare, e anche oggi è stato così. Il primo tempo abbastanza equilibrato, c'è stata l'occasione di Marusic da una parte, la traversa di Moro dall'altra, ma una partita che secondo me si sarebbe decisa appunto sull'episodio, e c'è stato l'episodio del rigore, tra l'altro lì, ecco, quando si dice staccano la spina alcune volte i giocatori, Dele Bashiru consegna la palla no, che la consegna a Castro la deve comunque ad andare a aggredire, ma Castro è un animale, e riesce a superare il portiere. E devo dire che lì il portiere, magari uno dice però procurate il rigore, però che fai? Non vai, se non esci è gol, se vai e ti freni, non lo so. Quello che so è che sul rigore calciato da Orsolini ha fatto una parata clamorosa, andandoci prima. Attenzione, Locatelli ieri gliel'ha passata al portiere. Orsolini ha tirato bene il rigore, perché tanti poi sicuramente, ma perché non ha tirato Bernardeschi? L'aveva segnato aveva fatto 3-3, con la Roma l'ha cacciato Bernardeschi, perché è facile così. Dopo, quando sappiamo l'epilogo, no?
è facile dire che il romanziere doveva scrivere un finale diverso, troppo semplice, però ripeto, per me il rigore è stato calciato benissimo, veramente, riguardatelo, e la parata del portiere clamorosa, ci va prima, ci va con una forza incredibile, uno slancio pazzesco. Bravo, guarda, sto Motta è veramente incredibile, così come incredibile per quanto mi riguarda Taylor, anche se la menzione speciale dovrebbe andare a Dia, la cambia Dia la partita più che Taylor, perché Dia sia sul primo gol è lui, no, che fa quello strappo e va alla conclusione, che poi porta appunto Taylor a segnare, e poi è sempre lui a fare un grande movimento, a chiudere il passaggio, o meglio a chiudere la triangolazione sempre con Taylor. Però Taylor, va detto che questo ragazzo si è già ambientato benissimo e sta facendo vedere già delle cose eccellenti, cioè questo segna, sa inserirsi a gioco, è il classico giocatore che con Sarri può fare, no, che può fare, fa veramente bene. Sì, veramente interessante questo prospetto, e la Lazio comunque si porta 3 punti dall'Ara, che non era affatto scontato, e dà comunque un senso in più a questo campionato, che comunque non la vedrà tra le protagoniste, però mette benzina, secondo me, ribadisco ancora una volta, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Signori, 16 minuti, forse tanti, forse pochi, non lo so, però erano 4 partite e un po' di spazio ci voleva. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se questo genere di contenuto, questa agglomerata di partite vi aggrada, fatemelo sapere sotto. Un grande abbraccio da Neschio, ci becchiamo dopo, mi raccomando.